Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Bodo Glimt Inter finisce 3-1 e al di là di qualche potenziale occasione non sfruttata, al di là di qualche legno, direi che è un risultato che il Bodo Glimt ha anche meritato. Per la voglia che ha messo in campo, per la grinta e la cattiveria agonistica con la quale sono andati su ogni pallone. Ecco, grinta e cattiveria che l'Inter non ha messo ed è forse una dei punti che sono mancati all'Inter. È un Inter che comunque era anche imbottita di turnover, scelte che dal mio punto di vista non hanno affatto pagato, non perché le seconde linee siano tecnicamente scarse rispetto ai titolari, ma per caratteristiche. Secondo me ci sono scelte che questa sera non hanno pagato. Ecco, la sensazione che lascia questa partita è che l'Inter in questo momento abbia messo al primo posto lo scudetto, quindi la priorità l'abbia data al campionato e stia considerando la Champions un po' una competizione di secondo livello, non una competizione da abbandonare, della quale sbarazzarsi, però insomma comunque considerando un po', mettendo un po' in secondo piano, ecco, la competizione europea. Se così dovesse essere, personalmente non la reputo una scelta da grande squadra, perché per il mio punto di vista, per la mentalità e lo status che ha assunto l'Inter negli ultimi anni, è giusto puntare ad arrivare quanto più avanti possibile anche in Champions e considerare la Champions una delle priorità della stagione. Non per vincerla, perché è chiaro non siamo attrezzati per vincere la Champions, però una squadra come l'Inter, che negli ultimi anni ha sempre fatto un'ottima figura sul palcoscenico europeo, è giusto che punti quantomeno ad arrivare tra le prime 8. Poi magari può succedere di non raggiungere i quarti, perché per esempio agli ottavi potrebbe capitare il City e allora ci sta anche uscire contro il Manchester City. Quello che dal mio punto di vista non ci sta è considerare la Champions come una competizione secondaria e quindi scendere in campo né col giusto 11, che non significa non gestire le energie naturalmente, né con la giusta mentalità. Naturalmente a questo aggiungiamo anche un fattore sia climatico e sia di terreno di gioco non ottimale per la nostra Inter. Sicuramente il sintetico ha inciso tanto sulla prestazione dei nostri ed ecco che poi arriviamo al risultato finale. E direi che anche dal punto di vista tattico ci sono delle scelte che non mi sono particolarmente piaciute da parte di Christian Chivu. Andiamo proprio, ecco, sull'aspetto tattico del match, in modo che poi arriviamo anche al perché dico che ci sono scelte che mi lasciano un po' perplesso. Inter che dal primo minuto ha rinunciato a Bissek, a Luis Enrique, che comunque per caratteristiche da un po' più spinta rispetto a Di Marco, rispetto a Darmian ovviamente, ha rinunciato a Di Marco, ha rinunciato a Zielinski, insomma un Inter con tante seconde linee. Il Bodo Glimt naturalmente era con l'11 titolare, non gioca dall'ultimo turno di Champions e questo ha probabilmente ha inciso anche questo, perché è stato un Bodo Glimt che in generale sembrava anche più pimpante dal punto di vista fisico. Come giocava il Bodo? Impostazione che avveniva con magari subito, ecco, la costruzione diciamo dal basso, quindi tocchi per i due centrali, si gestiva palla in difesa, l'obiettivo era quello di verticalizzare rapidamente. Qui l'Inter a inizio partita andava a portare un pressing alto al Bodo, quindi cercando di stanare, ecco, il primo possesso, e più di una volta insomma d'inizio nei primi minuti di gioco il Bodo ha finito per verticalizzare facendolo anche male e facendo recuperare palla all'Inter. Col passare dei minuti l'Inter ha iniziato ad alternare questo pressing ad una linea che portava più a schermare con la costruzione avversaria e naturalmente il Bodo ha avuto un po' più di vita facile, ecco, sotto questo aspetto. Bodo Glimt che poi come metteva in difficoltà l'Inter, ecco, nella fase di sviluppo è una squadra molto organizzata, lo avevamo detto nel prepartita, si sono verificate diverse situazioni che appunto avevamo già analizzato. Per esempio era un Bodo che in fase di sviluppo, oltre a puntare alla verticalizzazione, alle seconde palle, riusciva poi anche in altri frangenti a gestire bene il pallone e a portare tanti uomini nella metà campo avversaria. Per esempio abbiamo visto in qualche occasione sovraccaricare le corsie esterne,
sia a destra che a sinistra, forse un po' di più la corsia di sinistra. Infatti, per esempio, con Hauge, che naturalmente sapevamo è uno degli uomini più talentuosi del Bodo Glimt, il terzino sinistro Bjorkan che appunto spingeva, c'era la mezzala sinistra e più di una volta abbiamo visto anche la mezzala destra Evian andare a supporto da questo lato. In questo modo si andava a creare praticamente un quadrato in questa zona di campo e ovviamente cosa succedeva? Che questo quadrato che andavano a creare doveva obbligatoriamente essere coperto dai centrocampisti. Automaticamente si scopriva spazio comunque per gli inserimenti, perché allo stesso tempo c'era Berg, il centrocampista centrale, che andava molto a supportare l'azione, c'era l'altro terzino che spingeva, insomma è una squadra che in fase di possesso ha le idee molto chiare e riesce a spingere bene. Ed è una situazione che qualche volta l'hanno creata anche sul versante opposto, dove magari c'era Blomberg, c'era Evian che andava a supporto, Siofold, spero di non sbagliare le pronunce dei calciatori del Bodo Glimt, e abbiamo visto Berg che comunque si inseriva, spesso si allargava, quindi cercando di sovraccaricare anche quel lato quando l'azione si svolgeva appunto proprio su quel versante. È stato un Bodo che ovviamente era anche più fresco dal punto di vista fisico ed era abituato alla superficie e quindi queste situazioni a lungo andare hanno creato delle difficoltà all'Inter, come il gol del vantaggio che è arrivato dopo 20 minuti, l'azione che è partita da Fett, praticamente che ha appoggiato palla a Berg e poi è stato lo stesso Fett che è andata a concludere con Berg che appunto ha allargato per Bjorkan, il terzino sinistro del Bodo Glimt e poi c'era Evian che era sul centro-sinistra che è stato servito, poi palla in aria, Og ha servito perfettamente con un tacco Fett che ha battuto Sommer. Però insomma troviamo tanti calciatori portati in area a ridosso dell'area avversaria in zona offensiva e questo ha messo un po' in difficoltà l'Inter. In fase di non possesso invece come agiva il Bodo Glimt, perché soprattutto nel secondo tempo anche quella ha messo molto in difficoltà l'Inter e è stato un Inter che poi ha sbagliato tanto, errori che non ci hanno permesso di portare a casa un buon risultato, perché è stato un Bodo molto aggressivo sulla nostra prima costruzione, con magari 3 attaccanti, a volte c'era anche la mezzala che andava a pressare per esempio il nostro centrocampista, che fosse Barella o che si abbassasse un altro centrocampista. Questo ha portato a diversi errori e nel secondo tempo errori che poi sono stati fatali per concedere il secondo ed il terzo gol. Arriviamo anche a cosa faceva l'Inter e a cosa è mancato all'Inter, perché questo era l'atteggiamento del Bodo Glimt sulla prima costruzione e qui già è mancato un pizzico di qualità. Ecco che è mancata la qualità di Zielinski. Forse è da gestire Zielinski? Sì, sicuramente, però se non consideri la Champions come una competizione secondaria, questa sera poteva giocare Zielinski, magari sabato, farlo rifiatare. È vero che poi sabato mancherà anche Barella, Çalhanoğlu che questa sera era non convocato, mancherà comunque per squalifica, forse questo avrà anche inciso, non lo metto in dubbio, comunque fatto sta che è mancato quel pizzico di qualità. Arriviamo poi, invece cosa faceva Bodo Glimt quando l'Inter poi andava in fase di sviluppo. Si metteva con 2 linee a 4, cosa che avevamo visto nel pre-partita di ieri, Hauge si abbassava, Og e Blomberg erano in linea. Molto spesso nella propria metà campo e anzi abbassando anche molto le linee. Questo ha portato ad una difficoltà, in primis di Lautaro, che ha trovato poco spazio tra le linee, forse un Lautaro che anche fisicamente non è al meglio e infatti poi nel secondo tempo è uscito per un affaticamento al polpaccio. Speriamo naturalmente che non sia nulla di grave e di non perdere Lautaro a lungo, però questo può essere anche un po' la dimostrazione che Lautaro è un po' in affanno dal punto di vista fisico. Inter che soprattutto nel primo tempo era brava anche a gestire il pallone, a far girare la palla, cosa però mancava all'Inter erano le corsie esterne, perché il Bodo Glimt stringeva molto gli spazi al centro, per via centrale era difficilissimo trovare spazi, forse qualche volta l'Inter ha provato con un'imbucata centrale, però la strada erano le corsie esterne, anche perché i terzini, come avevamo detto ieri, tendono a stringere molto e quindi si crea spazio da queste zone di campo. Tanto è vero che il Bodo come ha subito il gol
con Barella che si trovava sulla tre quarti, il cross, Carlos che entrava in area, poi c'è stato un colpo di testa di Carlos, il rimpallo e Esposito che ha messo il pallone in porta. Quindi situazione, quella dei cross, che l'Inter doveva andare a sfruttare molto. Il punto qual era? Da un lato Carlos Augusto in questo momento non è assolutamente Di Marco e quindi mancava la spinta di Di Marco. Dall'altra Darmian anche è mancato in alcuni frangenti, non perché abbia fatto male, perché poi Darmian è arrivato anche 2 volte alla conclusione, ha colpito anche un palo, però è per caratteristiche ovviamente che non spinge tantissimo. Quando l'Inter ha iniziato a sfruttare le situazioni degli esterni, ecco che sono arrivate le occasioni, quindi il gol, è arrivata poi l'occasione che ha portato al palo di Darmian, appunto perché il cross e Darmian sul secondo palo trovava spazio perché il terzino tendeva a stringere molto. Ecco, da questo punto di vista, con un Bodo Glimt che lasciava spazi sugli esterni, forse rinunciare contemporaneamente sia a Luis Enrique che a Di Marco già non era semplicissimo. È vero, Luis Enrique non sta brillando, però per caratteristiche spinge più di Darmian. In più c'è un altro aspetto, è un Inter che va a rinunciare anche a Bissek. Con una squadra che ti concede più spazi sugli esterni piuttosto che spazi per vie centrali, avere in questa zona di campo, in questa posizione, Bissek può fare la differenza perché Akanji spinge poco per caratteristiche, Bissek invece è molto diverso e allora a quel punto o schierava Bissek, Acerbi, Bastoni oppure ecco serviva comunque qualcuno che spingesse, quindi magari perché no, già Darmian forse da terzo spingeva un po' di più rispetto ad Akanji, anche se poi non possiamo chiedere tantissimo anche per una questione anagrafica, ma avere in questa posizione Bissek avrebbe portato comunque ad una spinta maggiore e quindi a provare a sovraccaricare anche questa corsia esterna del Bodo Glimt, cosa che l'Inter ha fatto a tratti nel primo tempo, poi nel secondo insomma è stato un Bodo che probabilmente aveva anche più energie e come detto un Inter che è mancata anche nella qualità, in troppi errori, magari delle leggerezze, probabilmente ha pagato anche il campo sintetico dove cambia il rimbalzo del pallone, cambia anche la scorrevolezza del pallone e in queste situazioni il Bodo era più che abituato naturalmente perché è il proprio campo. Detto questo, è un 3-1 che lascia ancora qualche spiraglio perché l'Inter è una squadra tecnicamente superiore al Bodo Glimt e lo ha dimostrato anche stasera dove pur non brillando, pur non mettendo in campo la stessa grinta e lo stesso entusiasmo dei norvegesi ha creato diversi presupposti per andare in gol, ha creato diverse occasioni, ecco, ha colpito anche 2 pali, quindi questa è la dimostrazione che un Inter che comunque ha una qualità molto superiore al Bodo Glimt, qualità che può portare anche a ribaltare il risultato poi a Milano. Naturalmente servirà, non dico un'impresa, ma una grande partita e servirà l'Inter delle migliori serate di Champions, quindi certamente non l'Inter vista questa sera. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate anche della mentalità con la quale è scesa in campo l'Inter, del tanto turnover di Chivu, quindi se per Zielinski magari poteva essere giustificato dal fatto che sabato Barella non sarà in campo per squalifica, però insomma anche per quanto riguarda gli altri nomi, quindi Bissek, Di Marco. Insomma, come al solito, discutiamo di tutto nella sezione commenti e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.